Dopo il super test estremo che ho fatto ieri, dove ho letteralmente schiacciato un rugged phone sotto 3 macchine in ordine di peso, se per caso ve lo siete perso, ve l'ho lasciato come video consigliato alla fine di questa recensione. Tornando allo smartphone di oggi, andremo a fare il test e l'unboxing di questo bellissimo Cubo P80 presentato come il nuovo smartphone di fascia economica di questo brand. A mio parere, dalle sue caratteristiche, è molto di più. E ora mettetevi i commenti, lasciate un bel like e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e siamo pronti per questo unboxing. Apriamo la confezione, andiamo ad estrarre il nostro bellissimo P80. Noto con immenso piacere che è già compresa la cover ergonomica trasparente. Dopo andiamo a approfondire anche il telaio, ma prima finiamo l'unboxing. Apriamo questo vano, vediamo cosa c'è qua all'interno. Istruzioni, altre istruzioni, manuale e garanzia. Qui dentro troviamo l'utilissima linguetta protettiva da applicare sullo schermo del nostro P80 così da aumentarne ulteriormente la resistenza a graffi e a urti accidentali. Apriamo anche questo vano, chissà cosa ci sarà dentro. Addirittura hanno inserito, guardate, le cuffie dotate anche di slot di nuova generazione di tipo C. Ovviamente la mini chiavetta per la nano SIM, il cavo di alimentazione USB tipo C e come ciliegina finale l'alimentatore compatibile con la ricarica rapida a 18 watt. In conclusione, questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione. E ora andiamo a analizzare il telaio. Partiamo dal lato di sinistra dove troviamo lo slot per il nano SIM e il regolatore del volume più e meno. Ve lo vado anche ad estrarre. Come vedete è doppio slot, potete inserire in contemporanea nano SIM 1 o nano SIM 2 oppure al posto di una delle due espandere la memoria con una micro SD fino a 1 TB. Nella parte inferiore troviamo il doppio speaker 1 e 2 e lo slot tipo C per la ricarica e nell'ultimo lato troviamo il tasto d'accensione e il sensore di impronte digitali. Per quanto riguarda il suo comparto fotografico abbiamo una selfie camera da 24 megapixel e per finire nel lato posteriore troviamo la telecamera principale da 48 megapixel, la macro da 2 megapixel e la luce flash a LED. Adesso lo andiamo ad accendere. Intanto che si accende vi comunico subito che è dotato di sensore di prossimità, accelerometro, giroscopio, sensore della luce ambientale e non manca anche la bussola. Eccoci qua nell'home page di Android 13, andiamo subito a testare la navigazione. Guardate che velocità, direi che per uno smartphone di fascia economica non è affatto male, mi ha veramente sorpreso. Apriamo anche un articolo a caso, direi questo. Sottomarino nucleare punta sull'Italia. Oh, un'altra bella notizia. Andiamo a testare anche la navigazione all'interno dell'articolo e direi che anche qui se la cava molto bene. Proviamo anche a zoomare le foto. Guardate anche qui che velocità e come ultimo test proviamo anche a evidenziare per fare copia e condividi. Direi che come navigazione ci siamo. Ora andiamo a fare un tour delle impostazioni. Come vedete sono le classiche impostazioni di Android 13, trovate wifi, bluetooth, hotspot eccetera eccetera. Tra le cose interessanti abbiamo la batteria perché nonostante sia così sottile gli hanno montato una batteria da ben 5200 mAh. Come autonomia hanno fatto veramente un passo davanti perché vi durerà sempre almeno un giorno ma a volte anche addirittura 2 con un utilizzo non troppo intensivo. Un'altra funzione interessante è che nell'opzione Smart Assistant potete addirittura regolare il periodo di pressione per accendere o spegnere lo smartphone. Guardate, qua potete impostare la durata della pressione breve oppure molto lunga, opzione che vi consiglio di settare su questo smartphone, così ridurrete tantissimo le possibilità che lo smartphone si accenderà o si spegnerà in maniera accidentale. Questo modello viene venduto in 3 colorazioni: nero, rosa oppure azzurro. Ha un'altezza di 165 mm, una larghezza di 75, uno spessore di solo 9,7 mm e un peso totale di 217 grammi. Per quanto riguarda la memoria, questo smartphone non sembrerebbe di fascia economica perché infatti è dotato di addirittura 512 GB di spazio di archiviazione e anche di RAM non è affatto male perché ne ha 8 di base, che già sono tanti, ma se non vi dovessero bastare potete scendere e andare a cliccare su espansione della memoria e flegando questo cerchietto passerete da 8 a ben 16 GB di RAM. E concludo prima di iniziare con tutti i test fotocamera, audio e display parlando del processore. Questo P80 monta un processore MediaTek 8788
da 12 nanometri con 4 Cortex A73 da 2 GHz ed altre 4 Cortex A53 sempre da 2 GHz. Un'altra caratteristica che mi ha sorpreso di questo P80 è la luminosità dello schermo. Nonostante non sia uno schermo AMOLED, guardate che vivacità dei colori e anche i neri sono sempre perfetti e naturali. Per quanto riguarda le sue caratteristiche, Full HD Plus IPS da 6,58 pollici, 1080x2408 pixel a 401 ppi. Come vedete dalle immagini, il display è certamente uno dei punti di forza di questo smartphone, soprattutto considerando gli altri smartphone della sua stessa fascia di prezzo. E dato che siamo già su YouTube, prima di andare a fare il test delle fotocamere, facciamo anche una prova dell'audio. Vado a scegliere una delle carrellate Cosplay del Luca, direi questa qui. Metto il volume al massimo. Sentite che potenza! Devo dire che mi ha impressionato. Ha 2 speaker e si sentono tutti rispetto agli altri cellulari mono speaker e la qualità comunque non è affatto male. Sicuramente non è un impianto audio che ti aspetti da un cellulare di fascia economica. E adesso siamo giunti al test della fotocamera. Vi farò vedere un video in alta definizione e delle foto che ho scattato direttamente da questo P80. Come avete visto dagli scatti, la qualità non è affatto male, le foto di giorno vengono veramente bene, invece di notte o nelle zone con poca luce le immagini risultano un pochino meno definite. E infine, per quanto riguarda i video, risultano perfettamente in linea con gli altri smartphone della sua stessa fascia di prezzo. Concludiamo questa recensione con il test gaming. Ho provato questo cubo P80 con tantissimi giochi 3D come Need for Speed, World of Tanks e Mortal Kombat e devo dire che si è comportato sempre abbastanza bene, tutti i caricamenti dei vari giochi sono sempre stati perfetti e senza lag, anche la giocabilità è stata buona e grazie a questo display molto luminoso riuscirete a giocare perfettamente anche in tutti quei giochi dark stile zombie dove l'ambientazione è sempre molto scura. Per quanto riguarda l'autonomia durante il gioco, grazie all'ottimizzazione di questo processore e alla batteria che supera i 5000 mAh potete giocare tranquillamente anche più di 8 ore di fila senza doverlo ricaricare. Per quanto riguarda il prezzo, questo P80 verrà lanciato sul mercato tra i 150 e i 160 euro. Si fa veramente fatica a trovare un device migliore ad un prezzo più basso di questo. Se vi è piaciuta questa recensione lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. Prima di salutarvi vi ricordo che nella descrizione troverete il link diretto per poterlo acquistare al pre-order e i link di tutta l'attrezzatura che utilizzo per fare video su YouTube. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!